Proseguiamo in questo video nella preparazione del nostro elaborato di stampa. Inseriremo i diversi elementi grafici sfruttando la griglia di guide precedentemente realizzata. Per iniziare, nella riga Command digitiamo il comando Detail, che aprirà il menu Detail Viewport e selezioniamo Add per inserire un nuovo dettaglio, cioè una nuova area grafica all'interno del nostro layout. Andiamo quindi a disegnarne il perimetro tracciando una forma rettangolare. Al suo interno apparirà il nostro modello 3D, visualizzato di default dall'alto attraverso la viewport top. Al momento della creazione del dettaglio verranno sempre inquadrati al suo interno tutti gli elementi visibili nel modello 3D. Cliccando 2 volte all'interno del perimetro del dettaglio si attiva la modalità di editing e si accede allo spazio di lavoro 3D in cui possiamo spostare il punto di vista o agire sullo zoom dell'area inquadrata. Inoltre, dal menu raggiungibile cliccando sul selettore della vista corrente, sarà possibile selezionare lo stile di visualizzazione da applicare al contenuto del dettaglio. Mostriamo ad esempio, fra le differenti opzioni di stile, Render, Artistic, Pen e Ghosted. I vari dettagli inseriti possono essere quindi visualizzati, ciascuno in uno stile grafico diverso dagli altri, a nostra scelta. Dallo stesso menu a tendina è anche possibile impiegare il menu Set View per modificare il tipo o l'orientamento della vista. Selezioniamo in questo caso la voce Perspective. Per interrompere la modalità di modifica dei contenuti basterà cliccare 2 volte sul layout. Ricapitolando, avendo scelto 0 nel Initial Detail Count al lato della generazione del layout, il nostro foglio virtuale di stampa non aveva alcun dettaglio, tuttavia è sempre possibile inserirne manualmente di nuovi. Inoltre non vi sono limiti al numero dei dettagli inseribili in un layout. Ogni dettaglio, una volta creato, potrà essere spostato, ridimensionato e variamente visualizzato all'interno del layout. È spesso utile sfruttare le guide come riferimenti per l'allineamento delle viste. Le Detail View o finestre di dettaglio o dettagli sono particolari viewport che funzionano come veri e propri fori o finestre aperti nello spazio carta bidimensionale del layout, che consentono di inquadrare lo spazio digitale tridimensionale in cui risiede il modello e di accedere alle sue funzionalità operative. Sfruttando le conoscenze ora in nostro possesso, possiamo infine aggiungere altri dettagli nella tavola, impostando le caratteristiche della vista in modo da creare un insieme grafico articolato, organizzato e coerente. È importante notare che nel layout di stampa è possibile inserire molte altre tipologie di oggetti, sia elementi grafici bidimensionali, collocandoli direttamente sulla superficie dello spazio carta, sia elementi tridimensionali nel modello, previo accesso allo spazio di lavoro 3D tramite i dettagli, come si è appena visto. Iniziamo dall'inserimento di un elemento grafico bidimensionale sul layout. Attraverso la scheda Drafting scegliamo ad esempio di inserire un semplice testo. È anche possibile inserire ulteriori elementi grafici bidimensionali tramite i comandi di disegno linea, polilinea, spline, forme, quote e così via, nonché immagini raster col comando Picture, ad esempio il cartiglio. Si noti che anche nel layout ogni forma generata può appartenere a uno specifico layer, incluse le finestre dei dettagli, il cui bordo avrà appunto il colore del layer a cui appartiene. Tramite il pannello dei layer possiamo anche nascondere, bloccare ed eliminare layer di lavoro o decidere di rendere visibile o meno un layer nella stampa, impostando layout on-off. Se invece clicchiamo all'interno del dettaglio, come si diceva, accediamo al modello 3D vero e proprio. Inserendovi un oggetto, ad esempio ancora un semplice testo, questo apparterrà ora all'ambiente di lavoro 3D e sarà pertanto visibile globalmente all'interno dell'intero file e potrà pertanto essere visualizzato mantenendo la propria giacitura spaziale anche in altri layout. Ogni layout è infatti un sistema a sé, costituito da finestre di dettaglio variamente aperte sul modello. Quindi ogni modifica operata sul modello diviene automaticamente visibile in tutte le finestre di dettaglio che la inquadrano. Per chiarire ulteriormente il concetto, proviamo ora a inserire una quota mediante il comando Align Dimension.
Se la quota viene inserita sul foglio virtuale del layout, essa misurerà i parametri metrici del foglio di stampa, non il modello 3D. Se invece aggiungiamo la quota, così come qualsiasi altro oggetto, all'interno di uno specifico dettaglio, attivandolo col doppio clic, la inseriamo di fatto nell'ambiente di lavoro 3D e quindi essa misurerà il modello 3D e non il foglio di stampa e risulterà quindi visibile anche in altri layout ogni qualvolta le relative finestre di dettaglio la inquadreranno. In questo caso, indipendentemente dall'orientamento della vista e dalla scala della visualizzazione e dalle distorsioni ottico-proiettive dovute alla varia angolazione delle visualizzazioni, la quota indicherà sempre la misura vera dell'elemento del modello alla quale si riferisce, espressa nell'unità di misura prescelta. Data l'importanza della quotatura nel disegno di rilievo e di progetto in architettura, raccomandiamo di prestarvi particolare attenzione in fase di preparazione della stampa. Nel prossimo video proseguiremo nell'esposizione dell'argomento affrontando il tema della stampa e scala di un modello 3D vector, cioè vettoriale, e di un file immagine raster, cioè non vettoriale.